Jackie, ciao, perché scappi? Prima arrivi poi scappi. Vieni Jackie. No, ma non ti afferro, Jackie, vieni. Vieni Jackie. No, non ho niente di buono da darti adesso. Vieni Jackie. Vieni Jackie, no. Jackie. Te ne vai, non ti piace la videocamera? La fotocamera non ti piace? Vieni Jackie, è la Rose. Qui Sasha! Vieni Sasha, Brava! Buongiorno, come state? Allora, qua devo passare sotto perché c'è il filo. Allora, qualcuno mi ha detto perché non fai vedere la quotidianità? A proposito di quotidianità, c'è il filo qua che si è un po' smollato, il filo del recinto adesso. Ok, meglio così. E perché non fai vedere la quotidianità? Allora io nel messaggio ho risposto che purtroppo avendo deciso di non mostrare il bambino, il nostro Enoch, nei video, mi andrebbe sempre oscurato, ed essendo lui sempre con noi è chiaro che è molto difficile raccontare la quotidianità. Oggi però sono riuscita ad uscire prima che si svegliasse e quindi ho pensato di passare un po' di tempo con voi. Intanto qua c'è stato un casino, c'è un albero che è crollato in mezzo al sentiero, ma anche qui è un casino, il bosco. Allora, il problema è che si è rotta la motosega, o meglio, c'è un problema, non ho capito, con il carburatore, non ho capito. Vabbè, sta di fatto che praticamente la lama continua a girare, non si ferma, anche quando la motosega quando la motosega è accesa ma non la stai utilizzando, quindi diventa un pochino pericoloso. Allora la utilizziamo se abbiamo delle emergenze. Eric sta attento, però va sistemata, e è un continuo spese una dietro l'altra, quindi è un casino. Però effettivamente dovremmo venire qua a ripulire perché è successo un disastro in questi ultimi giorni. Ci sono state dei forti temporali, come penso un po' dappertutto. Non hanno fatto grossi danni, però comunque devo dire che adesso che sto facendo un giro nel bosco è bello tosto. Sono molto contenta perché finalmente un pochino di fresco. Infatti stamattina sono qua col pail, adesso ho un po' caldo in realtà col pail, però appena mi alzo la mattina fa freddo. Abbiamo reintrodotto la trapuntina e per me è una cosa molto molto bella, perché purtroppo il caldo per noi, sia per me che per Eric, davvero è qualcosa che ci causa sovraccarico, perché tutte le sensazioni corporee che il caldo provoca, e l'affaticamento eccetera, sono tutte sensazioni interne che comunque generano, che si vanno a sommare anche agli stimoli esterni, e quindi generano un forte sovraccarico. Per me l'estate è davvero un periodo già di stanchezza, quindi comunque faccio davvero tanta fatica, faccio davvero, cioè per me l'estate è veramente un momento di grossa sfida, e
e quindi sono contenta che almeno la notte si riesca a dormire. Io vabbè in questo periodo dormo poco, non c'è poco da fare, sono in difficoltà con il sonno. Questo è un altro degli elementi difficili, perché mi sveglio a un certo orario, comincio a rimuginare, ad avere pensieri e quindi poi faccio fatica a riaddormentarmi, quindi ho continui risvegli e riaddormentamenti, e a volte non mi addormento più bene e magari dalle 3 di mattina rimango poi sveglia e poi la mattina non riesco ad alzarmi, voglio rimanere a letto anche se non sto dormendo, insomma non è proprio facilissimo. Ci sono un po' di preoccupazioni, quindi vabbè, la notte succede così. Però sono molto contenta, e sono veramente grata, di avere il bosco, perché questo aiuta tantissimo nei momenti in cui proprio non ce la si fa più, si va nel bosco. E due, sono contenta appunto perché le temperature si sono un po' abbassate, anche se adesso si fa fatica a capire se fa freddo, se fa caldo, in alcuni momenti fa freddo, in alcuni momenti fa caldo, ti spogli, ti rivesti, vabbè, comunque va bene così. E sono anche molto contenta perché questo weekend abbiamo uno dei nostri trekking con i cani, e sono molto felice perché molte persone ritornano a fare le nostre attività, e siccome in questo periodo ero in un periodo, come vi ho anche raccontato, di idea di fallimento, di disastro, mentalmente comunque giù, il fatto che comunque questa attività stia portando fidelizzazione, diciamo, quindi tante persone tornano e tornano anche più di una volta, è qualcosa che mi dà davvero gioia, mi dà l'entusiasmo di fare qualcosa che sta funzionando, e che certo non è un secondo lavoro fondamentalmente, non è adesso non riusciamo a sostentarci solo con questo, però è un lavoro che facciamo con gioia, che ci dà entusiasmo, è un lavoro che ci fa incontrare persone, che ci fa stare bene, le persone ritornano, sono contente, i cani sono contenti, e quindi per me davvero è almeno un'espressione di successo, che per me è un successo indipendentemente da quanto guadagniamo, ma è un successo perché significa che stiamo lavorando bene, che stiamo creando relazioni, che stiamo creando condivisione, quindi questa cosa per me è molto bella. Adesso sto un po' qua nel bosco con i cani, così anche loro prendono un po' di fresco e poi torno praticamente a casa, anche perché oggi i nonni hanno gonfiato, cioè ieri i nonni hanno gonfiato ad Enoch la piscinetta gonfiabile, e quindi lui ha ben deciso che oggi si passerà la giornata a mollo, quindi devo riempirla, si scalda un po' l'acqua e penso che passeremo, se non tutto il giorno, almeno tutta la mattinata lì, e così intanto Eric lavora un po' alle sue cose, perché ha preso un nuovo lavoro che purtroppo non sta dando i risultati sperati, perché è stata un po' una truffa, nel senso che ha firmato comunque il contratto, ma il modo con cui viene calcolato il compenso è completamente a suo sfavore, per cui anche con magari 4 o 5 ore di lavoro vengono conteggiati 20 minuti di lavoro se non produce un tot. Purtroppo siamo a questa fase qui, quindi è molto avvilente, e scusate, ma questa cosa veramente come si usa dire adesso, come si usa dire oggi, mi triggera particolarmente. E quindi vabbè, è difficile. In più si sta occupando della creazione del sito di campeggio, che tra non molto vedrete online, e quindi sono contenta perché anche questa qua è una cosa che dovevamo fare,
e quindi almeno noi saremo in piscina, ecco, cioè noi, Enoch, io starò in giardino con lui. Rose? Tu sei sempre con me, Rosita, eh? La Rose, la nostra barbona, che è proprio una barbona, è furba, nel senso che balordona, lei mi sta sempre vicina, poi io mi distraggo un attimo e lei cosa fa? Prende e scappa. Dove va? Va in ricerca di cibo per il borgo, perché c'è qualcuno che lascia sempre degli avanzi di cibo in giro per il borgo. Lei lo sa e anche stamattina mi è scappata quando stavamo arrivando qua, mentre io procedevo verso il sentiero, lei è tornata indietro e adesso io non la vedo più, mi è sparita, la chiamo e non arriva perché sta andando a mangiarsi qualcosa ancora. Solo che è una furba perché lei fa le cose senza farsi beccare e una volta che è scappata non la recuperi più. Poi quando ha finito di farsi la sua scorpacciata torna come se niente fosse. Siccome è uno dei cani più bravi che abbiamo e più affidabili, sa che di solito gliela perdoniamo più di quanto la perdoniamo per esempio alla Sasha o a Willy. Uno perché Willy potrebbe far danni in giro, nel senso che se becca cani maschi non è proprio simpatico e quindi non vogliamo che scappi. Due perché la Sasha potrebbe spaventare qualcuno o saltare addosso a qualcuno per la felicità di incontrare persone. Sasha è il Rottweiler, per chi non lo sapesse, e siccome i Rottweiler in giro per il paese forse è meglio di no, nonostante sia uno dei cani più buoni che io abbia mai conosciuto, davvero, è buonissima, soprattutto con i bambini, ma anche con le persone, con i cani, è bravissima, però potrebbe spaventare qualcuno, quindi magari lasciarla andare in giro da sola, anche no. Niente da fare, la Rose non c'è, è andata. Stamattina non ho molto da fare perché il cibo ai volatili l'abbiamo messo ieri, adesso prima li ho liberati, vabbè. Eccola, no? Se n'è andata neanche a prendere il cibo, se n'è andata dove? Rose! Ma dove era andata? Questa cosa è molto strana. Rosy! Infatti la Sasha era andata giù, di solito lei è quella che va a recuperare tutti, infatti abbaia, va a recuperare tutti. Mi sembrava strano, ma... Rose! È andata a farsi un giro da sola, strano. Rose! Dov'è che sei andata? Dove sei andata? Mamma mia! Ma come la risolviamo sta cosa che sei tutta piena di pallini? Dov'è che sei andata? Sciocchina! No, Willy, devo spazzolare te. Sì, puoi spazzolare anche te, però prima la Rose. Sì, però prima la Rose. Willy, via, la Rose prima. La Rose.
cosa che non vi ho detto, la luce non è delle migliori, no Will, devo parlare. Una cosa che non vi ho detto è che mi piacerebbe molto, per chi fosse interessato, creare dei gruppi di automutuo aiuto ad offerta libera, o con un minimo contributo, ma proprio minimo, dedicate a tutte quelle persone che come noi hanno l'esigenza di confrontarsi, di parlare, di raccontarsi e di esprimere anche le loro stranezze, come dicevo nel video, nello scorso video, raccontare le proprie difficoltà, ma magari parlare anche del proprio desiderio magari di fare una vita più tranquilla, di fare una vita in natura, di un cambiamento di vita e di tutti questi argomenti che riguardano un po' la nostra, un po' il nostro progetto anche eccetera, e quindi condividere insieme un po' anche tutte le varie i vari aspetti emotivi, i vari aspetti quotidiani legati comunque alla salute mentale, legati al contatto con la natura, al bisogno di stare in natura, alle strategie anche per stare meglio eccetera eccetera. Se vi interessa fatemi sapere o contattateci su Instagram in modo tale che lì possiamo parlarne, oppure commentate in modo tale che magari ne parliamo e stabiliamo magari un giorno una modalità, ovviamente aperto a tutti, indipendentemente dalle neurodivergenze o meno, indipendentemente da evidenti e diagnosticate malattie mentali, ma proprio aperto a chiunque abbia voglia di uno spazio dove condividere e sostenersi a vicenda in merito al benessere emotivo. Niente, questo è quello che volevo dirvi, e quindi spero che magari, se appunto vi interessa, possiate farmelo sapere in qualche modo, così magari ci organizziamo, sarebbe una cosa carina da fare. Non serve essere in tanti, però è una cosa che secondo me potrebbe funzionare, e magari in futuro, quando saremo in tanti, se mai saremo in tanti, potrebbe diventare anche una degli abbonamenti Patreon, perché stavo pensando anche a quello, però adesso siamo veramente in pochi, quindi avrebbe poco senso fare Patreon, però quella potrebbe essere un'idea. Nel frattempo, se vogliamo già iniziare a trovarci, sarebbe per me un motivo molto bello di stare insieme e condividere. Un'altra cosa importante, ad agosto stavo pensando per tutto agosto di dare la possibilità di fare delle esperienze qua da noi, quindi delle esperienze off-grid in tenda, per chiunque volesse sperimentare la vita in natura, completamente fuori da tutto e da tutti. E quindi, se vi interessa questa cosa, se vi interessa fare un'esperienza di 2-3 giorni, anche di più, ma essendo completamente off grid è chiaro che può diventare più complicato, anche se novità che non vi ho più fatto, che non vi ho raccontato, è che abbiamo un bagno secco finalmente a ranch. Ve lo faremo vedere quando sarà completato, perché adesso è è utilizzabile, però non abbiamo ancora fatto il rivestimento, abbiamo messo solo un telo sopra, questo perché, avendo iniziato a fare tendate con campeggio, ovviamente non tutti sono avvezzi a fare i bisogni nel bosco, quindi abbiamo arrabattato in maniera veloce questo bagnetto. Vabbè, ve lo posso far vedere, tanto ve lo faccio anche vedere. Però comunque abbiamo il bagno, ecco, non abbiamo l'acqua corrente, quindi comunque sappiate che farsi una doccia non è la cosa più semplice del mondo, però questo forse è il bello. Però se vi interessa, se vi piace come idea,
passate a trovarci, perché sarebbe un buon modo per trovarsi, per fare delle cose insieme e per toccare con mano effettivamente la vita con gli animali liberi e con le attività quotidiane, tra cui in estate anche il fare la legna, che è una delle cose che vanno fatte. Ebbene sì, a parte gli scherzi, no, non vi sfrutteremo per fare delle attività, se avete voglia di darci una mano volentieri, però ci sarà per esempio lo spostamento dei pascoli, quindi se venite in certi periodi ci sarà anche lo spostamento degli animali, andare a controllare gli animali in base a dove si trovano, e poi vabbè, convivialità e voglia di stare insieme. Intanto vi mostro il bagno così un pochino arrabattato ancora, ma stiamo lavorando anche per risparmiare, per rivestire tutto di legno e completarlo, diciamo. Per ora è funzionale e vabbè, ce lo facciamo andare bene. Si presenta così, effettivamente molto bruttino, però vabbè, per quello che serve. Abbiamo arrabattato un ingresso, qui si apre il cancello, il cancellino, la porticina, qui mettiamo la segatura e qui c'è il gabinetto, molto semplice, molto funzionale, un secchio semplicemente, poi diventa, dopo 6 mesi diventa compost e pronti via. Ovviamente faremo poi una porta più funzionale e quant'altro, adesso ci accontentiamo, ecco. So che molti separano il liquido dal solido, ma ci sono anche alcune modalità che non prevedono questa cosa. In teoria, così facendo, noi poi mettiamo tutto in una zona compostaggio e in 6 mesi dovrebbe trasformarsi in compost, anche se non c'è questa separazione. Sono scelte, noi abbiamo preferito così anche perché spesso insomma la pipì la andiamo a fare nel bosco direttamente, senza la necessità appunto di utilizzare il bagno. Io per esempio non l'ho mai utilizzato ad oggi, nonostante abbiamo fatto già 2 tendate e forse un trekking e insomma non mi è servito, perché quando siamo qua di giorno tendenzialmente, se c'è l'emergenza, bisogno, si può tranquillamente, per me non è un problema andare nel bosco, ecco. E niente, volevo farvi vedere anche questa novità, che è una delle nostre trovate. Sì, è tutto arrabattato ancora, quindi vabbè, ve lo farò vedere poi quando sarà finito, sarà molto più bello, però insomma ci stiamo attrezzando anche perché le persone possano fare un'esperienza sempre molto wild, molto selvaggia, ma comunque un'esperienza un po' più semplificata, ecco. E niente, era una cosa carina da raccontare.